Il treno sbagliato. Luca è alla stazione dei treni. Vuole andare in una città vicina. È in ritardo e corre veloce. Guarda l'orologio e sospira. Compra un biglietto e corre al suo binario. Ci sono molte persone e tanto rumore. Finalmente sale sul treno e si siede. Dopo un po', Luca guarda fuori dal finestrino. Vede campi, case e strade. Ma qualcosa non è giusto. Le fermate non sono quelle che si aspettava. Le città hanno nomi strani. Luca si sente confuso. Strano, pensa. Poi il conducente annuncia una destinazione diversa. Luca si preoccupa. Il suo cuore batte un po' più veloce. Decide di chiedere a un altro passeggero. Si alza e si avvicina a un uomo gentile. Scusi, questo treno va a Perugia? Chiede. Il passeggero sorride e risponde: No, va a Firenze. Luca resta in silenzio per un momento. Dove va questo treno? Chiede di nuovo. Va a una città lontana, dice il passeggero. Non è la tua destinazione? Luca scuote la testa. È sorpreso, ma cerca di rimanere calmo. Oh no! Come posso tornare indietro? Chiede. Il passeggero suggerisce: Scendi alla prossima fermata. Puoi prendere un altro treno. Luca annuisce. Grazie mille, dice. Torna al suo posto e aspetta. Arriva alla prossima fermata e Luca scende dal treno. Si guarda intorno. La stazione è piccola e tranquilla. Non ci sono molte persone. Luca si avvicina al banco informazioni. Scusi, come posso andare a Perugia? Chiede. L'impiegato sorride e dice: C'è un altro treno per la tua città. Parte tra un'ora. Luca si sente sollevato. Perfetto, grazie, dice. Ora ha tempo per un caffè. Va al bar della stazione e ordina un caffè caldo. Si siede e beve lentamente. Pensa a quanto è stato distratto. Devo stare più attento, pensa. Dopo un'ora, il suo treno arriva. Luca controlla il numero e il nome della città. Questa volta è giusto. Sale sul treno e si siede vicino al finestrino. Luca si sente un po' sciocco, ma anche contento. Sorride e guarda fuori dal finestrino, pronto per il suo viaggio.